Ma come faccio a imparare questo congiuntivo? È un incubo! Beh, uno dei modi migliori è sicuramente mettersi alla prova, provare. E per questo oggi ho preparato per te un esercizio, anzi 2 esercizi, proprio sul congiuntivo e di livello B1. Poi arriveranno anche degli esercizi di livello più avanzato. Che cosa faremo nel dettaglio? Nel primo esercizio vedrai delle frasi e dovremo capire insieme se sono corrette o sono sbagliate. Nel secondo esercizio ci saranno delle frasi da completare, con un verbo al congiuntivo, ma non solo al congiuntivo in alcuni casi. Sì. Ci stai? Ma prima di iniziare ti ricordo che stiamo per riaprire dopo 6 mesi il nostro corso a tutto italiano B1, un videocorso completo di livello B1, ricco di lezioni di grammatica, di lessico, di pronuncia. Ci saranno interviste, tantissime risorse e più di 200 esercizi interattivi. Se vuoi iscriverti alla lista d'attesa, clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video e nei prossimi 10 giorni riceverai delle attività gratuite direttamente nella tua casella di posta. Riceverai esercizi di comprensione orale, di comprensione scritta, di pronuncia e molto di più. Clicca sul link qui sotto. Ma cominciamo il nostro quiz, i nostri esercizi. Primo esercizio. Trova gli errori, se ci sono, in queste frasi. Prima frase. È corretta o è sbagliata? C'è un errore. Ho l'impressione che stiamo esprimendo un'impressione, un punto di vista e quindi è il caso tipico del congiuntivo. Se l'estate è iniziata, quindi il nostro punto di vista è nel presente, usiamo il congiuntivo presente. Ho l'impressione che quest'estate faccia più caldo rispetto all'estate scorsa. Ma se l'estate deve ancora iniziare o il vero caldo deve ancora iniziare, posso usare un futuro semplice perché il mio punto di vista è rivolto al futuro. Ho l'impressione che quest'estate o l'estate che sta arrivando farà più caldo rispetto all'estate scorsa. Quindi possiamo usare il congiuntivo presente, perché è un'opinione, se il punto di vista è nel presente, o il futuro semplice, se parliamo del futuro. Non esiste il congiuntivo futuro. Seconda frase, è corretta o è sbagliata? È corretta. Secondo i meteorologi, questo è stato il luglio più caldo degli ultimi 50 anni. Perché usiamo l'indicativo è stato, anche se stiamo esprimendo l'opinione di qualcuno? È perché con le espressioni secondo me, secondo te, secondo loro, non usiamo il congiuntivo. Anche perché ti ricordo che nella maggior parte dei casi, ma non in tutti, il congiuntivo si usa nella frase dipendente. Ma qui abbiamo una sola frase principale. Secondo loro, questo è stato il luglio più caldo degli ultimi 50 anni. Terza frase. Corretta o sbagliata? C'è qualcosa in realtà da correggere qui, La frase corretta è: non penso di poter sopportare per molto le chiacchiere dei nostri vicini di ombrellone. Perché ho usato l'infinito qui, poter? Non era corretto che io possa? In realtà non proprio, perché abbiamo una frase principale, non penso, e una frase dipendente, che io possa. E i due soggetti sono identici, io. E in questo caso, che più congiuntivo è sostituito da di più infinito. Non penso di poter
sopportare. Quarta frase, corretta o sbagliata? C'è un errore. Fa freschino stasera. È possibile che abbiano sbagliato le previsioni di così tanto? È possibile che abbiano sbagliato? Qui usiamo il congiuntivo, perché abbiamo un'espressione impersonale. È possibile? E comunque stiamo chiedendo un'opinione. E usiamo il congiuntivo passato, perché il riferimento è qualcosa che è già successo. È possibile che abbiano sbagliato prima? Ultima frase del primo esercizio. Corretta o sbagliata? È corretta. Ho sentito che venite a Cervia o che verrete a Cervia. In questo caso abbiamo il verbo sentire. È un verbo di percezione. I verbi sentire, vedere, che indicano quindi una percezione, non richiedono il congiuntivo e quindi va bene così. Passiamo al secondo esercizio. Completiamo queste frasi con il verbo corretto. Prima frase. Quale delle due opzioni è corretta? 5 secondi per te. Sebbene abbia piovuto, me ne sono venuto al mare. Ho pagato l'affitto della casa fino a settembre e non posso sprecare un giorno. Sebbene abbia piovuto. Sebbene è una congiunzione concessiva, come nonostante, benché, e richiede il congiuntivo. Passato perché ha già piovuto. Seconda frase. I miei vicini di ombrelloni dicono che l'estate non finirà mai. Loro dicono. Il verbo dire è un verbo di affermazione e quindi non richiede il congiuntivo. Terza frase. Anche se questa spiaggia non è delle migliori, veniamo sempre qui, dal momento che conosciamo tutti. Anche se è una locuzione congiuntiva e concessiva, significa nonostante, benché, sebbene, ma non vuole il congiuntivo. Lo so, sebbene, benché, nonostante sì, anche se no, anche se il significato è lo stesso, anche se il significato è lo stesso. Ok? Prossima frase. Mi chiedo quanto costi o quanto costa un ombrellone con 2 lettini in questa spiaggia così gettonata. Qui abbiamo un'interrogativa indiretta, una domanda indiretta. Mi chiedo quanto costi o quanto costa. Con le interrogative indirette possiamo usare sia il congiuntivo sia l'indicativo. Anche se il congiuntivo è più elegante, è una scelta di stile. Gettonata significa popolare, richiesta. In questo caso frequentata, perché è popolare, è una spiaggia gettonata. Prossima frase. Anche in questo caso sono corrette entrambe. È probabile che Anita venga o verrà a trovarci una delle prossime sere. Qui stiamo parlando di un evento futuro, no? E quindi possiamo usare il futuro semplice. È probabile che Anita verrà a trovarci. Futuro semplice, normale. Ma sai che in italiano spesso usiamo il presente per parlare di un evento futuro. E in questo caso però dobbiamo usare il congiuntivo presente perché abbiamo un'espressione impersonale. È probabile. È probabile che venga o che verrà. Ultima frase. Elsa si aspetta che l'albergo le restituisca i soldi che ha pagato per la camera perché ha piovuto tutta la settimana. Che colpa può avere l'albergo?
Elsa si aspetta. Il verbo aspettarsi indica proprio non solo un'attesa, ma anche un desiderio che qualcosa avvenga, una pretesa. Quindi indica soggettività, incertezza. E usiamo il congiuntivo. Si aspetta che l'albergo le restituisca quello che ha pagato, perché ha piovuto. Bene, fine di questo primo quiz sul congiuntivo di livello B1. Com'è andata? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e ti ricordo che cliccando sul link che trovi nella descrizione puoi iscriverti alla lista d'attesa per la riapertura del corso completo di livello B1 senza impegno e riceverai anche gratuitamente nei prossimi 10 giorni delle attività e degli esercizi da fare per esercitarti e migliorare il tuo italiano sempre di più. Grazie mille per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video.